Ciao a tutti! Il ritorno del narcisista è un fenomeno comune nelle relazioni tossiche, un ciclo che può lasciare chi lo subisce confuso, vulnerabile e spesso con una sensazione di déjà vu. Comprendere il perché e il come del ritorno del narcisista è essenziale per poter affrontare questa situazione con consapevolezza e con forza. Esploriamo in profondità le dinamiche che portano al ritorno del narcisista, i segnali premonitori e le strategie per proteggersi da un nuovo ciclo di manipolazione. Perché il narcisista torna? Il ritorno del narcisista non è mai casuale. Dietro questo comportamento si nascondono motivazioni molto profonde e spesso egoistiche. La personalità narcisistica è caratterizzata da un bisogno costante di attenzione, di ammirazione e di conferme. Quando una relazione termina, il narcisista può inizialmente sembrare disinteressato, ma è probabile che una volta esaurite le risorse emozionali o narcisistiche altrove, torni a bussare alla porta di chi è già stato manipolato in passato. Uno dei principali motivi del ritorno è il cosiddetto hoovering, un termine che deriva dall'inglese to hoover, cioè aspirare. Come un aspirapolvere, il narcisista cerca di risucchiare l'ex partner nella relazione, utilizzando una serie di tattiche manipolative. Questo comportamento può essere motivato da bisogno di attenzione. Il narcisista non può tollerare di non essere al centro dell'attenzione. Quando la sua scorta di narcisismo, ossia le persone che lo ammirano e lo fanno sentire importante, si esaurisce, può cercare di recuperare quelle vecchie fonti tornando dalla vittima precedente. Mancanza di alternative. Se il narcisista non trova nuove prede o se queste non soddisfano le sue esigenze, potrebbe decidere di tornare da un ex partner, nella speranza di ottenere nuovamente la stessa attenzione e validazione. Potere e controllo. Per il narcisista il ritorno rappresenta un modo per riaffermare il proprio potere e controllo sulla vita della vittima. Il solo fatto di poter tornare e destabilizzare la vittima rafforza la sua percezione di dominio. Paura dell'abbandono. Paradossalmente il narcisista può anche essere motivato da una profonda, seppur nascosta, paura dell'abbandono. Tornare da un ex partner potrebbe essere un modo per placare questo timore, dimostrando a se stesso che è ancora desiderato e ammirato. Segnali preliminari del ritorno del narcisista. Riconoscere i segnali premonitori del ritorno del narcisista può essere difficile, ma è essenziale per prepararsi psicologicamente ed emotivamente. Ecco alcuni indicatori chiave. Messaggi casuali o nostalgici. Potrebbe iniziare a inviare messaggi apparentemente innocui, come un semplice ciao, come stai? Oppure mi è venuto in mente quel momento che abbiamo condiviso. Questi messaggi sono progettati per testare il terreno e vedere se la vittima è ancora sensibile al suo fascino. Contatti indiretti. Il narcisista potrebbe cercare di riapparire attraverso amici comuni, social media o persino in luoghi che la vittima frequenta, fingendo che l'incontro sia casuale. Promesse di cambiamento. Un classico del repertorio narcisistico è la promessa di essere cambiato. Potrebbe affermare di aver riflettuto sui propri errori, di aver capito i propri difetti e di essere pronto a rimediare. Tuttavia, queste promesse sono raramente sincere e servono solo a riavvicinarsi alla vittima. Manipolazione emotiva. Il narcisista può giocare sulla pietà, raccontando storie tristi o facendosi vedere vulnerabile, in modo da suscitare compassione e far leva sui sentimenti della vittima. Gelosia e competizione. Se il narcisista scopre che la vittima ha intrapreso una nuova relazione o sembra andare avanti con la sua vita, potrebbe tornare per cercare di sabotare la sua felicità, alimentato dalla gelosia e dal bisogno di essere il centro dell'attenzione. Il ciclo tossico del ritorno. Il ritorno del narcisista spesso segue un ciclo ben definito, che può ripetersi più volte se non si interviene. Riconquista. In questa fase il narcisista si mostra sotto la sua luce migliore, riprendendo tutte le tecniche di seduzione che inizialmente avevano conquistato la vittima. Può essere affascinante, premuroso e apparentemente sinceramente pentito. Rinforzo.
Una volta che la vittima è tornata nella relazione, il narcisista rinforza il legame attraverso un misto di affetto e di manipolazione, alternando momenti di tenerezza a comportamenti destabilizzanti. Questa fase serve a consolidare il suo controllo e a rendere la vittima dipendente. Svalutazione. Col tempo, l'atteggiamento del narcisista inizia a cambiare. Le critiche, i silenzi punitivi e i comportamenti passivo-aggressivi tornano a farsi sentire. La vittima inizia a dubitare di se stessa e della relazione, ma potrebbe sentirsi troppo coinvolta per tirarsi indietro. Abbandono o riconquista. In questa fase il narcisista può decidere di abbandonare nuovamente la vittima, magari trovando un'altra fonte di approvvigionamento narcisistico. In alternativa, il ciclo potrebbe ricominciare con il narcisista che alterna periodi di distacco a nuovi tentativi di riconquista. Come proteggersi dal ritorno del narcisista? Proteggersi dal ritorno del narcisista richiede una combinazione di consapevolezza, di strategie pratiche di supporto emotivo. Ecco alcuni suggerimenti utili. Impara a riconoscere i segnali. La consapevolezza è il primo passo. Sapere quali sono i segnali di un possibile ritorno ti permette di prepararti e di reagire in modo adeguato. Imposta dei limiti chiari. Se il narcisista tenta di tornare nella tua vita, è fondamentale stabilire dei confini rigidi. Non rispondere ai messaggi, blocca i contatti sui social media e se necessario evita i luoghi in cui potreste incontrarvi. Cerca supporto. Non affrontare la situazione da solo. Parlare con amici fidati, con familiari o con un terapeuta può aiutarti a mantenere la lucidità e a non cedere alle manipolazioni. Rafforza la tua autostima. Il narcisista cerca spesso di ritornare perché sa di avere un certo potere sulla vittima. Rafforzare la tua autostima e la consapevolezza di ciò che meriti può ridurre in maniera significativa il suo potere su di te. Valuta la terapia. Se il ritorno del narcisista ti destabilizza o riapre ferite passate, potrebbe essere utile intraprendere un percorso di terapia per elaborare i tuoi sentimenti e sviluppare strategie di gestione efficaci. Ricorda il passato. Tieni sempre presente come ti sei sentito durante la relazione e perché hai deciso di allontanarti. Il narcisista potrebbe cercare di riscrivere la storia, ma tu sai cosa hai vissuto. In poche parole, il ritorno del narcisista è una dinamica complessa e spesso dolorosa che può far riemergere vecchie ferite e creare nuove difficoltà emotive. Tuttavia, con la giusta consapevolezza e preparazione è possibile proteggersi da un nuovo ciclo di manipolazione e riprendere il controllo della propria vita. Ricorda che il narcisista tornerà solo se trova spazio per farlo. Sta a te chiudere definitivamente quella porta e aprire la strada verso un futuro più sano e più sereno. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.